Signore e signori, ben ritrovati nel primo video del 2026. Come promesso avrei cercato di portare almeno un video al mese e anche se in extremis ho mantenuto la promessa. Quest'oggi vedrete il primo episodio della serie dedicata alla Lettonia. È stato un viaggio che ci ha presentato qualche contrattempo, ma comunque a noi è piaciuto tanto, spero che i contenuti a riguardo piacciono tanto anche a voi. Scusate se saranno video un po' più caotici rispetto al solito, ma capiteci, eravamo in vacanza anche noi, era Natale, erano le feste e quindi non ci cagate il cazzo. Detto questo, non perdiamo tempo, 3, 2, 1. Buongiorno, sono le 5 del mattino del 22 dicembre. Mentre la gente normale sta rientrando verso casa per passare il Natale in famiglia, noi stiamo per uscire di casa per raggiungere una città che faceva parte all'epoca dell'Unione Sovietica. Avrete capito probabilmente dal titolo dove stiamo andando, quindi direi 3, 2, 1 e andiamo. E niente, non era il treno giusto, cioè era giusto ma non potevamo prenderlo col nostro abbonamento. E niente, dobbiamo aspettare 20 minuti più o meno che arriverà lo sposta poveri. Ci siamo resi conto che non era il treno giusto per noi perché era un po' troppo di classe. Arrivati in aeroporto, controlli superati, come sempre il mio bagaglio è stato preso per essere ispezionato e adesso andiamo diretti al gate. Avevo dimenticato la GoPro alla cassa del duty free. Mi è capitato di essere su aerei che hanno 3 file e 3 file, su aerei che ne hanno 2 e 2, ma questo ne ha 2 da un lato e 3 dall'altro. È tipo asimmetrico questo aereo. Tra l'altro quando abbiamo riservato, per scherzare, abbiamo detto dai, riserviamo anche un omelette. Ce l'eravamo dimenticata e ce l'hanno appena portata con patate, bacon e un pomodorino. Approvata. Ed eccoci arrivati in Lettonia. L'aeroporto è simile a quello di Oslo comunque, agli arrivi. Il resto dell'aeroporto non lo so. Comunque ora ci accingiamo ad andare all'uscita e stiamo valutando se prendere il bus o un Uber. Cioè un Bolt. In realtà i Bolt sono molto economici qua, quindi penso che opteremo per questa opzione. Yeah. Il nostro autista dal fiato corto e la bestemmia facile ci ha finalmente portato in centro. Benvenuti a Riga innanzitutto, e visto che abbiamo il check-in in hotel fra tipo 3 ore, abbiamo deciso di andare a mangiare prima in un posto che sembrerebbe abbastanza tipico. Tra l'altro guardate che belli calici che ci danno, mi sento un re del nord. Allora, per cominciare insieme al prosecco ci siamo presi un piatto di formaggi lettoni misti. Ne proviamo subito uno con la marmellatina, molto buono, un po' gommoso ma buono. Secondo formaggio
questo super affumicato. Allora, formaggi scofanati. La Jenny si è presa pollo e patate, sembra gratinato, con del formaggio sopra, molto buono. Mentre io ho preso questi dumpling fatti a mano, cioè almeno così c'era scritto sul menù. Test dumpling. Questi voto 9. Assaggiamo anche il pollo della Jelly. 50.000 gradi, ma buono anche questo. Ma i miei ravioli sono qualcosa di spettacolare. Non riusciamo a finire, è troppa roba. A parte che per noi adesso sarebbero le nemmeno mezzogiorno, perché qua c'è un'ora avanti. Ok raga, Provence Restaurant, super buono. Il fatto che sia io che la Jelly abbiamo un'ora e mezza di sonno alle spalle a testa più o meno. La Jenny un po' di più, ma perché riesce ad addormentarsi in 8 secondi ovunque si ferma. E quindi non abbiamo finito di mangiare, ci siamo fatti fare take away perché ci stavamo addormentando dentro. Cibo super buono, non leggerissimo, e porzioni ingombranti, non abbondanti, ingombranti. Spesa totale per una bottiglia di prosecco, un plateau di formaggi carichissimo e 2 piatti grandi, 63 euro. Oh, ma che bello! Sembra un po' Strasburgo, un po' la Polonia. Ora ci accingiamo a raggiungere l'hotel, anche se in realtà abbiamo il check-in in hotel alle 3 e adesso è l'1, quindi c'è anche possibilità che ci dicano no, ripassate fra 2 ore. In quel caso non saprei cosa fare, sinceramente. Io vorrei solo dormire un paio d'ore e andare a recuperare. Ma sono vestiti da militari i bambini? Comunque andiamo a recuperare una terza persona, perché non saremo da soli in questo viaggio, ma vi aggiornerò su questo un po' più avanti. Bella, ci hanno fatto fare il check-in anticipato, poi ci ha spiegato gli orari di tutto quanto, ma non ci interessava, eravamo solo troppo educati per dirglielo. Prego. Buongiorno. Come si accende? Ok, siamo ufficialmente in camera. Adesso dormiamo 13 ore e ci rivediamo tra poco. Il riposino più riposante della storia. Ora però ci dobbiamo muovere, perché sennò non riusciamo a fare quello che dobbiamo fare. Ed eccoci di nuovo in strada. Allora, il primo luogo che dobbiamo andare a visitare, e dobbiamo andare a visitare in fretta perché sennò chiude e non abbiamo più tempo di farlo in questi giorni, è l'antico edificio sede del KGB, ovvero i servizi segreti della Federazione, no, dell'Unione Sovietica, non della Federazione Russa, diciamo la sede operativa dove si organizzavano e facevano cose brutte gli agenti del KGB durante l'occupazione dell'URSS, ovvero circa tra il 1940 e il 1991, se non mi sbaglio. Dovremmo esserci. Hello?
Hi. You're welcome to make Thank you. Allora, notizia un po' spiazzante. Siamo entrati, io mi ero informato precedentemente e sapevo che l'ingresso costava 15 euro, ma una volta entrati la ragazza alla reception ci fa no no, è gratis, andate. Noi tutti contenti, bella bella, entriamo e in pratica c'era solo una stanza, la stanza introduttiva diciamo, da visitare, perché per visitare tutto il resto del museo serve il tour guidato, ma noi non lo sapevamo. Pensavo arrivi, paghi il biglietto e ti fai il giretto come vuoi tu. C'è un sacco di traffico. Ora vedo, basandomi sull'itinerario dei prossimi giorni, se riusciamo ad acquistare un tour guidato domani o quando riusciamo ad incastrarlo, e ci torneremo. Per fortuna è di fianco all'hotel, quindi non dobbiamo fare tantissima strada. Che pallina, mi ha un po' spiazzato questa cosa, ma perché a me sta sulle palle fare tour guidati. Cioè io preferisco andare e visitare io al mio ritmo, quello come voglio io. Dover seguire per forza qualcuno che mi spiega tutto non mi fa impazzire, però se così bisogna fare, così faremo. Ne approfittiamo di questa ora guadagnata per andare a fare la spesa. Compriamo due cose che ci servono, almeno non perdiamo tempo nei prossimi giorni. Spesa fatta, che poi non è che abbiamo fatto la spesa, dovevamo prendere due cose tipo acqua, dentifricio, Coca-Cola, e ho dato un'occhiata veloce coi prezzi, mi sembra molto in linea con l'Italia, forse leggermente meno, perché appunto io non ho idea dei prezzi italiani ora come ora, ma più o meno me li immagino così. E ora andiamo a lasciare tutto giù in hotel e riorganizzo un attimo l'itinerario. Dopo una mezz'oretta di cammino pensavamo di aver sbagliato strada. Spoiler, avevamo sbagliato strada. Siamo andati completamente da un'altra parte e siamo passati da essere a 5 minuti dall'hotel a 20, quindi ora dobbiamo tornare indietro. Sì, inizia bene questo viaggio in Lettonia. Raga, c'è la Barona e ci sono le Maroccane come a Milano. Tra l'altro qua invece che l'omino che vende fiori, abbiamo visto ci sono diversi distributori di mazzi di fiori. Che storia! Ok, quindi siamo tornati in hotel, sta arrivando il terzo membro di questa avventura, ovvero Lower, mio amico da 15 anni più o meno. È venuto a trovarmi ad Oslo qualche settimana fa e mi fa: voi cosa fate a Natale? Noi andiamo in Lettonia. Ah, io non faccio niente, vengo in Lettonia anch'io. E così è andata la cosa in pratica. E lui dovrebbe essere qui a breve. Comunque il KGB l'ho riservato per domani. L'ho dovuto incastrare in mezzo a tutti gli altri musei, cosa che renderà la giornata molto una giornata Tetris, cioè, tutto sarà incastrato al minimo particolare, però va bene, almeno riusciamo a visitarla, perché poi dopo domani, essendo la vigilia di Natale, praticamente tutto è chiuso, quindi i musei che vogliamo vedere, le attrazioni che vogliamo fare, dobbiamo farle per forza oggi o domani, alcune anche il 26, però diciamo abbiamo quei 2 giorni in cui non è che si possa fare granché, quindi dobbiamo organizzarci bene se vogliamo fare tutto. Io qua ho affittato una sala conferenze
con tanto di bacchetta in cui spiegherò esattamente il programma di questi giorni. Poi penso che tra poco andremo a mangiarci qualcosa qui vicino, visto che c'è un asiatico non male. Poi faremo magari un giretto, ma oggi niente di particolare, perché appunto domani sarà una giornata molto molto piena. Quindi aspetto che Lower finisce il check-in, lì illustrerò bene tutto quanto il programma e usciamo. Allora, per svariati motivi, Lower non può essere ripreso durante questo viaggio, perché pochi giorni fa sono successe delle cose, quindi non lo vedrete mai, ma sarà sempre con noi. Allora, siamo al posto, c'è l'ignoto. Ci hanno portato gli involtini primavera già tagliati a metà. È molto buono comunque. È molto buono comunque. Antipasto perfetto. Ora ci sono arrivati i noodles che, nonostante abbiamo preso la porzione piccola, è una bella porzione. Cioè, c'ho dei capelli che li dovevo tagliare 3 anni fa. Per 4 euro buonissimo. Comunque comunque buono il nepalese. Quindi adesso andiamo a tirarci sul morale nella città vecchia. Ho anche trovato 5 euro per terra. The next day. Buongiorno. Allora, siamo in ritardissimo sull'itinerario oggi. Ieri è stata una serata un po' impegnativa, non ci sono tanti ricordi, mi sono anche ritrovato uno spacco sull'occhio, non ci ricordiamo se qualcuno mi abbia menato o meno. Comunque ora andiamo a cercare al volo qualcosa da mangiare e poi dobbiamo recuperare il ritardo sull'itinerario. Per il momento mi sono accaparrato una fetta di pizza che sembra la pepperoni, ma non lo è a quanto pare, perché mi hanno detto che era un'altra. Salame dolce, si vede. La regia dice salame dolce. 2 euro ben spesi. Allora, un attimo di aggiornamento, perché sono rimasto un attimo spiazzato. Volevo andare al museo dei motori, che a quanto pare è uno dei musei più belli che ci sono qua a Riga, e non ho capito perché oggi è chiuso. Cioè, ho fatto per cercare, mi dice chiuso. Tra l'altro domani è la vigilia, quindi è chiuso. Dopodomani è Natale, quindi è chiuso. Dopodomani è il 26, quindi è chiuso. E quindi ci attacchiamo un po' al cazzo. Però niente, che palle, volevo vederlo. Sta risultando un po' fallimentare questo itinerario. Quindi andiamo adesso nella Torre delle Polveri, che racchiude il Museo Nazionale della Guerra. Jenny si è presa un succo di pompelmo che, per fortuna abbiamo notato, non contiene preservativi. Come non detto, anche il Museo delle Polveri è chiuso. Il nostro itinerario sta un pochino andando a farsi fottere. Ho visto che l'unico museo che dovevamo vedere che è aperto oggi è il Museo Nazionale di Riga, che però prenderà un po' di tempo, quindi io direi di temporeggiare fino alle 2, che andiamo a vedere il KGB Building che dovevamo vedere ieri, ma vediamo adesso. Alle 2 andiamo là e poi dopo il KGB Building andremo al Museo Nazionale. È un po' una palla questa cosa, perché avevo cercato tutto, mi dava tutto aperto oggi, ma a quanto pare oggi non è tutto aperto. Tra l'altro guardate, c'è un pulisciscarpe. Non mi sembra che me le abbia proprio pulite.
Però questo qua tipo Ci siamo imbattuti nei mercatini di Natale e quindi andremo a farci una visita veloce. Fanno le degustazioni. Sì, comunque Ah, anche... questa è una svastica. Che figata. No, vabbè. Ma sono tutti lì a grigliarsi. И что, и телефон оставлен никому. Ci facciamo una strechella. Dai, ci facciamo una oste. No, vendono anche la perla. Ce ne Grilled one, facciamo... we have 3 different flavors. Yes. Yeah, so Arizona is with the greens, dill, parsley, onion. The red one spicy, chili pepper and garlic, and tropical it's more spices, thymian, rosemary, citrus. Ok. Ah, ok. Can we have One of the each. sets of 6? 6, yeah. Yeah. Okay, so we give two. 2. Vai no. Perché non va? Que ce soit pas dangereux. Bon, dommage. Thank Bon, en you. tout cas, So first, bien. C'est un first the plaisir. oyster now is very hot. Thank So you. start with the Yeah. bread. Jonah. Okay. Jonah. Place the bread in the Jennifer. sauce. Jennifer. Yeah. Let the oyster Manu. get a little bit Ok. colder. When it's Ouais. colder, Enchanté. eat it bien. with the Merci beaucoup. Peut-être qu'on se reverra. spice. Arizona. On vacances, merci. Allora, stiamo mangiando, abbiamo preso le ostriche che sono con tutto, diciamo, quello che non facciamo noi, perché le hanno cotte, thank you, le hanno cotte Eat it e ci hanno messo il formaggio anche, quindi diciamo non proprio alla façon français, ma andiamo a provarle. Ma dopo devo fare la cacca, lo so già. È la prima volta che mangio delle ostriche Calde, né? cotte. Sì, anch'io. Com'è? È come mangiare una grossa cozza. Buone, ma secondo me Lopez. crude sono meglio, È secondo buona, me. sì. Sì, cruda è meglio. Crude è meglio. Però è buona. Sì, questa sa proprio di sedano. Sedano e pecorino, minestrone. How you doing, guys? Good. Very, very good, yeah. La spicy è stata la mia preferita, sì. Anche la mia. Quella con le verdure sa di sedano. È vero. Con la tropica ci sta. Buona. Però ricordiamoci sempre che ci sono costati 30 euro, Ci sta perché l'ostica... Sono più buone crude, Sono però. più buone crude, sì. Però Se ti poi- dico, in questa versione non è che mi dispiacciono non è così male. tanto, Non, è, no, non è- me l'aspettavo, è non buona, l'avevo mangiata è buona, così. però secondo me te la gusti al 100% cruda. Ebbene, siamo giunti alla fine del primo episodio dedicato a questo viaggio a Riga. Non dimenticatevi di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti. È una cosa che a voi non costa niente e a me aiuta tantissimo. Cercherò di portare il secondo episodio della serie, come promesso, il mese prossimo, ovvero tra qualche giorno, magari verso la fine del mese prossimo, più probabile. Spero che il contenuto sia stato di vostro gradimento. La prossima volta ci vediamo nel palazzo del KGB, ci faremo perseguitare ancora dalla sfortuna e tante altre cose. Un abbraccio a tutti voi e ciao!